Arigashimasu! Bentornati in questo nuovo episodio. Vi state chiedendo sicuramente che cos'è questo trofeo e perché ce l'ho qua oggi? Ve lo spiego dopo la sigla. Sigla! Bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, attivando la campanellina, condividendo i miei video, lasciate like, lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. E a proposito di leggere i commenti, è proprio da un commento che mi è stato lasciato da una persona che segue il canale che mi è venuto in mente di fare questo video. Il commento in questione mi è stato lasciato da Simone Pisu, che è un ragazzo che segue il canale. Un commento molto interessante sotto uno dei video dove parlavo del combattimento. Parlando appunto di combattimento, sapete cos'è questa? È un trofeo del 12 febbraio del 1995. Molti di voi non erano ancora nati quando, giovanissimo, partecipai alla mia prima gara di arti marziali di karate a contatto. A quei tempi lì furono fatte alcune gare in alcune federazioni dove erano aperte a tutti gli stili, a tutte le pratiche marziali, contact e semi-contact. Erano un po' i primi esperimenti che si facevano. E quindi con questo trofeo esordì in questo genere di combattimento ottenendo il secondo posto. Perché vi parlo di questo? Vi parlo di questo perché Simone mi ha fatto delle domande molto precise ma molto interessanti per chi pratica le arti marziali a proposito appunto del combattimento. E come avrete capito dal titolo di questo video, un po' la domanda è questa: ma chi pratica arti marziali deve combattere? Perché combattere? In che modo bisogna combattere? Siamo obbligati a combattere in un certo senso? Cercheremo di dare una risposta alle domande che Simone mi ha fatto, ma andiamo a leggere la prima parte del suo commento. A me spaventa non tanto il combattere in sé per sé, visto che se proprio fossi obbligato lo farei. Mi piace molto allenarmi a combattere con le protezioni, ma l'idea di andare volontariamente a disputare un combattimento a contatto pieno, con poche limitazioni e protezioni, mi spaventa allo stesso modo di come mi spaventerebbe fare altri sport estremi come parkour o arrampicata libera. Laddove, anche se sei preparatissimo, è umano fare un passo falso o un errore e rovinarsi la vita per sempre. Bene, qui entriamo subito nel vivo dell'argomento. Ok, io mi alleno a combattere, faccio arti marziali, però da lì a salire sul ring, da lì a entrare sul tappeto, da lì a entrare nella gabbia e combattere, ci devo pensare. Perché? Perché anche se sono preparato, come dice Simone, diciamo che un po' la tragedia è dietro l'angolo. Potrei prendere un colpo particolarmente forte in un punto particolarmente sensibile, insomma potrei farmi davvero male e quindi la cosa mi spaventa. Prima di tutto c'è da capire che anche i combattenti più preparati, anche i professionisti più preparati, hanno comunque sempre paura. È normale avere paura, è legittimo avere paura ed è un bene avere paura. Arrivare a disputare un combattimento a contatto è un percorso. Certo, se noi ci immaginiamo che la sera prima siamo al nostro dojo a allenarci e la sera dopo siamo buttati su un ring per combattere, la cosa non ci piace, sicuramente ci farà spavento, ma la stessa cosa è riportata nella realtà, cioè la sera prima siamo qui nel dojo ad allenarci, la sera dopo sono aggredito per strada e devo cercare di difendermi. Naturalmente quando ci si prepara per andare sul ring o disputare un incontro importante c'è tutta una serie di fattori preparatori
che precedono l'incontro, che fanno sì che l'atleta arrivi il più rilassato, il più sicuro di sé e il più cauto possibile all'incontro. Quindi è una specie di percorso vero e proprio. Ma sicuramente c'è da pensare una cosa, questa paura che anch'io ho provato, l'ho provata sicuramente nei combattimenti cosiddetti della domenica, ovvero federazioni piccole fanno delle categorie più o meno che ci siamo, va bene, dai, manda dentro anche il ragazzo così, persone magari non proprio molto allenate, non molto preparate, e si verificano degli scontri disordinati, tecniche veramente mal riuscite. In quel caso lì il rischio di farsi male è veramente alto, mentre invece su un discorso professionistico la possibilità di farsi male è sempre alta, ma chiamiamola così, è un farsi male in modo un po' più ordinato. Quindi ci sono dei rischi, sembra incredibile, ma ci sono dei rischi minori. È molto più facile farsi male in dei combattimenti amatoriali con persone poco preparate che non con delle persone, contro delle persone che hanno un sacco di esperienza. Quindi, in definitiva, per rispondere a questa prima parte, avere paura è normale, naturalmente sarà tutta la preparazione che dovrai affrontare prima di arrivare al combattimento che dovrà contribuire a diminuire questo livello di stress che è comune a tutti i combattenti. Simone prosegue: nessuno è infallibile e mi farebbe sentire molto stupido andarmi a cercare i guai di proposito. La salute è preziosa. Se le tecniche le provi in palestra con le protezioni è diverso perché manca la tensione emotiva. Sì, è vero, d'accordo. Ma la biomeccanica è identica, la fisica è identica. Non ho bisogno di rovinarmi la salute o di rovinarla a qualcun altro per sapere che la conseguenza di un colpo ben portato e non prontamente anticipato, schivato o parato è un danno all'organismo. Beh ragazzi, queste parole sono da prendere in considerazione perché sono molto esatte. In pratica Simone ci sta dicendo io ho studiato il combattimento, so cosa vuol dire combattere, ma da lì a andarmi a cercare un combattimento dove potenzialmente non solo potrei farmi male io, ma potrei far male anche al mio avversario per dimostrare però cosa? Di saper combattere? È un discorso molto interessante. In Giappone i samurai, i vecchi combattenti avevano un detto che era: non c'è nessun onore nello sconfiggere un avversario più debole. Quindi questo faceva capire che molte volte i combattimenti erano inutili perché non avrebbero sicuramente dimostrato niente. Però dovete pensare che ci sono persone che sentono il bisogno di provare sul campo se quello che hanno studiato, secondo il loro punto di vista, funziona o no. E la prova, il banco di prova di questo argomento qua, loro ce l'hanno vincendo magari una competizione. Vincendo una competizione loro sentono di poter dire a se stessi: ok, so combattere, ok, posso fare del male a qualcuno se voglio. Mentre invece ci sono tante persone che hanno studiato il combattimento, magari anche in allenamento, hanno fatto tantissimi sparring di combattimento, ma non sentono il bisogno poi di avere nero su bianco un attestato o una coppa che gli dica che possono essere in grado di combattere. Naturalmente questo, ragazzi, nei giovani è molto presente, cioè mi alleno a combattere, poi voglio andare a combattere perché voglio provare se quello che ho fatto funziona. Sono diversi modi di vedere, di interpretare le arti marziali. Nessuno è giusto, nessuno è sbagliato di questi qua. Ma continuiamo a leggere il suo commento. E sono d'accordo che tante paure più o meno irrazionali nella vita vadano affrontate per crescere, ma alcune, secondo me, o non ha senso affrontarle o non mi è ancora stato spiegato in modo convincente quale sia il senso. Sono io che sopravvaluto i rischi di sport estremi come MMA, lightweight, pugilismo e in realtà sono invece meno pericolosi di come sembrano a me? Anche qui, ragazzi, la domanda è legittima. Lui si sta chiedendo: ok, non andrei mai a combattere, ma posso mettere in discussione anche il mio pensiero, perché magari visti da fuori queste competizioni, questi incontri possono sembrare molto più pericolosi in realtà di quello che sono. Beh, è innegabile che in qualsiasi arte marziale da competizione, quando si arriva a combattere, i rischi naturalmente ci sono e a volte possono essere anche molto alti. Quando io ho iniziato la mia esperienza nel karate a contatto,
Naturalmente ero un allievo, ero molto giovane, diciamo che non dovevo rendere conto a nessuno, tornavo a casa anche molto ammaccato e puntualmente poi mi potevo anche ripresentare agli allenamenti. Fino agli anni 2000, quando avevo già iniziato ad insegnare, stavo continuando comunque a fare competizioni e mi sono accorto in alcune competizioni che diciamo i colpi che avevo ricevuto, quando poi dovevo andare a fare classe con i miei allievi a insegnare, magari per diverso tempo mi impedivano di insegnare come volevo io. Lì ho cambiato appunto un po' idea, perché fino a quando prendevo i colpi ma non avevo da rendere conto a nessuno non mi importava niente, ma nel momento che per una gara di 20 minuti che io dovevo sostenere, poi rimanere 2, 3, 4 settimane dovendo fare lezione al 40, al 50% perché mi ero fatto male precedentemente nella gara, era una cosa che non mi piaceva più e quindi in quel momento lì ho deciso di smettere. Però bisogna capire che tutte e due le visioni delle arti marziali sono corrette. L'arte marziale è fatta per combattere, ma l'arte marziale è fatta anche solo per apprendere. Non è obbligatorio avere come banco di prova il combattimento. Io posso benissimo allenarmi nelle arti marziali perché voglio combattere, ma non capirci assolutamente niente e quindi arrivare poi al combattimento che finirà in modo disastroso per me. Come posso praticare solo per me stesso e nel tempo diventare un marzialista veramente preparato. Le due cose non sono assolutamente collegate, quindi come vedete è solo una questione di visione dell'arte marziale. E Simone poi continua: attribuisco eccessiva importanza alla salute o all'estetica del volto che non vorrei riportasse in estetismi a seguito dei traumi? Dovrei ridimensionare questi valori nella mia mente? Chi si cimenta in questo genere di competizioni non tiene abbastanza alla propria salute? Oppure è convinto che riporterà solo danni superficiali che guariranno in pochi giorni? Cioè mi sto mettendo il dubbio se sia il mio punto di vista essere insano o se sia insano il punto di vista di chi non vede l'ora di fare a botte. Simone ci sta dicendo che arriva quasi a pensare che quelli che scendono sul tappeto a combattere o che salgono sul ring a combattere non tengono abbastanza alla propria salute, oppure sono così incoscienti da pensare ok, tanto andrà tutto bene. Ma questo, caro mio Simone, è una cosa che avviene anche nella realtà dell'allenamento e basta. Io posso combattere 20 volte sul ring e non portare lesioni importanti, come posso sbagliare un movimento in allenamento al dojo tranquillo e farmi veramente male. E infatti non ci crederai, ma questa è la mia esperienza. Nelle mie gare che ho fatto a contatto ho preso dei colpi, ho avuto dei pesti, ma non mi sono mai fatto male seriamente. Beh, mi sono fatto male seriamente qui al dojo, durante una lezione normale, durante un movimento normalissimo, mi sono fatto male a un ginocchio, che mi ha tenuto per più di 2 anni avanti e indietro con terapie e con riabilitazione per cercare di ripartire. E questo dimostra che non è il ring a farti male, non è l'allenamento a farti male, sono le arti marziali che sono così. Che tu sia su un ring, su un tappeto, che tu sia in allenamento con i tuoi compagni, il rischio di farsi male anche seriamente è sempre alto in tutti e due i casi. Ricordate però che praticare sempre imbottiti con le protezioni non fa crescere il marzialista. Il messaggio finale che posso dare è che un buon praticante di arti marziali deve in primo saper cosa vuol dire prendere i colpi per poi poterli anche portare. Quindi il messaggio è: non importa dove tu le prenda, sul ring o in sparring o col tuo migliore amico, l'importante è che tu le prenda. Chi non fa niente sicuramente non si fa niente, quindi naturalmente quando uno scende in campo e sceglie la strada delle arti marziali mette in preventivo che qualcosa può andare storto, che tu sia in allenamento o che tu sia in un combattimento vero e proprio. In tutti i casi però è molto importante mettersi in gioco. Questo, la cosa bella è che nelle arti marziali si può fare sia rimanendo al dojo che anche uscendo e andando a combattere su un ring. L'importante è mettersi alla prova, oltrepassare quella linea o oltrepassare quel punto che altrimenti non avremmo mai il coraggio di oltrepassare.
Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che questa riflessione sul commento vi sia piaciuta, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate like, lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domarigatou!